Ha dei bei suoni però, questo devo dirlo, ha dei bei suoni che magari si possono utilizzare triggerando la nostra batteria. Ecco, questo potrebbe essere un punto, uno spunto, ecco, da cui prendere appunto ispirazione. E poi Guitar or Bass, sostanzialmente Guitar or Bass praticamente prende degli strumenti suoi e ci fa creare appunto o una traccia di chitarra o basso. Facciamo un esempio, cioè praticamente ci fa registrare la nostra chitarra o il basso e ci mette a disposizione degli strumenti. Ora lo vediamo un attimo, faccio create, quindi ora lui mi crea la traccia. Ecco qui, quindi lui mi ha creato Guitar One e infatti ho un noise gate in ingresso, quindi per evitare rumori dati dalla pedaliera o anche dalla pedaliera stessa, questa virtuale, o può essere quella vera o quella diciamo questa qui virtuale. L'amplificatore pure fa un sacco di rumore, anche se è virtuale, però è fatto in un certo modo, cioè comunque rispecchia quello che succede nella realtà. Ok, quindi Guitar One, e qua abbiamo diverse possibilità di come dire, di toni che possono essere distorti, puliti, crunch, tutte queste cose qua. Insomma, qua ci sono un sacco di possibilità. Questo ricordo che è audio, quindi registrando da microfono sostanzialmente, quindi riprendendo la chitarra o col microfono o in diretta, chiaramente collegandoci col jack dall'amplificatore al nostro convertitore, scheda audio, insomma quello che è, o mixer, Firewire, USB. E poi abbiamo la possibilità, appunto, dato che diceva guitar o bass, possiamo andare anche sul basso, quindi abbiamo qui, appena io clicco, un'altra possibilità. Lui mi crea già esattamente un nuovo stack, quindi una nuova patch per quanto riguarda il basso. E infatti abbiamo qui noise gate sempre, perché non si sa mai, la distorsione che va in clip, una sorta di soft clip che ci permette appunto di eventualmente di creare una sorta di fuzz alla Muse, ecco, tra virgolette, una sorta di fuzz. L'amplificatore per basso, molto interessante anche questa feature nuova, perché c'è da dire che il Logic Pro 9 aveva il simulatore di amplificatore solo per chitarra. Invece qui abbiamo questa nuova interessante feature, appunto, che è l'amplificatore per basso. L'amplificatore per basso è molto molto importante. Infatti Logic Pro 9 forniva una nuova, a suo tempo ovviamente era nuova, una nuova visione dell'amplificatore del basso, però c'è da dire che non era così come dire, così realistico, ecco, perché qua abbiamo diverse possibilità di cambiare appunto la testata, di cambiare la cassa, esattamente come l'amplificatore per chitarra, i microfoni. Addirittura qua è stato aggiunto, anzi è stato sostituito il microfono a nastro, quindi il ribbon microphone, con un dinamico, il classico Sennheiser 421. Ora non ricordo bene la sigla, però mi pare che era qualcosa del genere. Poi qua c'è un Dynamic 20 e il classico condensatore 87, che penso che sia il Neumann 87 U87 se non sbaglio. Correggetemi nei commenti, insultatemi se ho sbagliato le sigle dei microfoni tranquillamente, o qualche altra cosa. Se non siete d'accordo su qualunque altra cosa, ditemelo pure. Ok, quindi questo è quello che riguarda appunto l'amplificatore per basso. Ora andiamo avanti, quindi detto questo, torniamo indietro sostanzialmente, quindi creando praticamente un nuovo progetto, quindi questo lo chiudiamo, ne faccio un altro e ritorniamo alla stessa schermata che avevamo prima. Allora, quindi
abbiamo detto software instrument è quello che conosciamo già, audio lo conosciamo già, external MIDI conosciamo già dal Logic Pro 9. L'altra novità è drummer. Diamogli un'occhiata veloce. Da batterista premetto che è stata la prima la prima feature che ho verificato, la prima cosa che ho voluto controllare di questo software, perché ne ho sentito parlare talmente tanto e dato che non avevo la possibilità di comprarlo prima il software, allora ho sempre visto video, tutorial, altre cose fatte da altre persone chiaramente, e adesso è arrivato il momento di verificarlo, appunto. E in buona sostanza lui qui ha creato quando gli diamo, diciamo, di default drummer, lui crea una traccia audio e sostanzialmente è composta da una strofa e un ritornello, giusto per creare su una canzone, sostanzialmente una nuova canzone. E qui abbiamo appunto la possibilità di scegliere il tipo di stile: rock, alternative, e qua ci fa scegliere i batteristi, diciamo, che suonano il pezzo. In questo caso non ho scaricato gli altri in quanto non ho avuto molto tempo, a dire la verità, perché comunque c'è da dire che il download di questo programma, diciamo, in totale fino adesso, e tra l'altro hanno scaricato tutto, va sulle 36 ore di scaricamento di roba, ecco. Se non 36, comunque 24. Il computer era caldissimo quando ho finito, un bel lasso di tempo comunque. Non ha fatto altro che crescere l'attesa, praticamente, questo tempo, tutto questo tempo di attesa. Comunque andiamo ad ascoltare un attimo questa traccia, vediamo di cosa si tratta esattamente, che cosa andiamo a vedere. Prima di ascoltarlo un attimo, qua selezionando la traccia appunto interessata, possiamo scegliere lo stile, sostanzialmente. Possiamo scegliere se i fill devono essere molto presenti, poco presenti. I tom, ci sono 3 varietà di appunto di velocità, credo. Percussioni, anche qui se ho detto qualche stupidaggine fatemelo sapere, perché il programma è relativamente nuovo. Ho avuto, tra virgolette, anche poco tempo per vedere tutto, però ho visto quasi tutto a fondo. La sezione drummer mi ha incuriosito, però non l'ho vista così a fondo, ecco, come doveva essere fatto. Possibilmente un bassista o un chitarrista l'avrebbero visto più in profondità. Comunque, ascoltiamo un attimo.